Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Questo video che adesso andrete a vedere l'ho fatto per una cosa che mi sono accorto montando il piede destro, che è appunto contenuto in questo fascicolo, che ci sono due cose, una molto importante che bisogna considerare quando si monta il piede, perché non è specificato nel fascicolo. Vi stavo appunto dicendo che è un video straordinario perché io in realtà ho già montato il piede e sono andato a rismontarlo tutto, però prima di pubblicarvi il montaggio del fascicolo numero 2 ho deciso di fare questo video così vi faccio vedere un errore che potrebbe essere comune e che sarebbe sicuramente causa di un malfunzionamento per la tenuta del vostro cyborg di Robocop. Quindi pubblicherò prima questo e poi successivamente vedrete il video del montaggio, dove io lì non mi accorgerò che questo non si può mettere come lo si vuole mettere. Infatti non è neanche specificato nelle istruzioni, ma c'è solo un modo di metterlo, solo una direzione, che adesso vi farò vedere. Perché quando sono andato a montarlo mi sono ricordato di questa lavorazione qui, guardate. Vedete? Qui il cerchio è continuo, qui il cerchio è continuo e qui invece è un semicerchio. E quindi dopo che ho montato tutto ho detto ma perché hanno fatto un pezzo così? E sono andato a smontarlo. Perché? Perché il canale di Michele deve cercare di farvi montare il modello in sicurezza, come stabilità, come funzionalità, e quindi non è che mi posso permettere di darvi delle informazioni, seppur non sono contenute nel fascicolo, di darvi delle informazioni non corrette. Sono andato a smontarlo e mi sono accorto, guardate ragazzi, questo lo potete montare così, come dico nel video dopo. Ricordatevi che il video che segue non specifico questo particolare, perché me ne sono accorto dopo. Ecco perché pubblico prima questo e poi vedrete il montaggio. Quindi considerate questo video come montaggio corretto di questo pezzo. Vedete, lo possiamo mettere così, ma se noi facciamo così lo possiamo mettere ugualmente. Vedete? Ma è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché questi pezzi, questi cerchi che sono interi, quindi non i semicerchi, i cerchi interi, vanno messi qua, 1 e 2, mentre invece su queste due viti vanno i due semicerchi. Questi semicerchi. Andiamo quindi a metterla in maniera corretta. Vedete? Guardate. Così. Qua abbiamo il cerchio intero. Questa è la maniera corretta di metterlo. Quindi attenzione, attenzione. Andiamo allora a montare. Un'altra cosa, però qui ragazzi posso aiutare solo quelli che hanno fatto anche Iron Man. Io ho sostituito le viti, quelle di serie, che sono, aspettate perché non mi ricordo tutto a memoria, sono le AM. Io le ho sostituite con le IM, che però voi, se non avete fatto Iron Man, non potete avere. Ok? Sono dello stesso passo,
ma più lunghe, perché sicuramente a molti di voi è capitato che girano dopo un po' a vuoto. Dovevano farle più lunghe, però ripeto, per chi fa più collezioni io vi do questa indicazione importante. Queste sono le viti di Ironman IM e vanno benissimo montate qui. Quindi torniamo a noi, mettiamo il cuscinetto più grande, quello più piccolo, ok, e poi il cerchio intero lo facciamo andare su questo. Ecco qua. Montate come l'ho montato io, ragazzi, perché se li appoggiate sopra e si spostano le due scodelline, chiamiamole così, il lavoro non viene fatto bene. Adesso vado a piazzarmi le viti e le avvitiamo. Ci vediamo dopo. Perfetto. Ragazzi, io vi dico solo una cosa. Grazie al montaggio corretto di questo particolare e poi soprattutto alla sicurezza che ho grazie alle rondelle che ho creato, ho stretto senza nessun pericolo di rompere con le viti stesse il foro della plastica. Questo non lo muovo. Guarda. Così deve essere, durissimo, perché deve stare su anche se non mettiamo il supporto posteriore. Un'altra cosa che è un po' meno importante, però potete adottarla o meno, è questa. Guardate, sganciamo la molla, vedete? Qui il cerchio è dalla parte bassa e se lo giro così è dalla parte alta. Ecco, non mettetelo così, ma mettete la vite così, guardate. Guardate la molla. Perché questo? Perché avrà più resistenza, sarà più rigido questo, perché se mettiamo la molla così, questo si avvicina di più alla punta del piede. Se la mettiamo così, questo, vedete, va in su, si allontana. Adesso vi faccio vedere. Quindi così, guardate la molla, come è messa rispetto alla vite, vedete? Ok. Vedete, Michele ha smontato tutto, ha preferito farvi un video in più, ma essere sicuro di darvi le giuste informazioni. Vedete che la molla sta in su? Se lo montate al contrario, la molla sta così. Così sarà molto più resistente quando deve tornare su. Anche se lo sappiamo, ragazzi, non ci dobbiamo giocare, ci mancherebbe. Non stringete forte questa vite, andate in battuta e basta, perché se la stringete forte tendete a aprire il perno, ok? Si aprirà il perno della molla e vi potrebbe uscire fuori. Quindi guardate, molle, arrivo, pac, vedete? Non faccio girare la molla, guardate la molla che gira, altrimenti no, mi fermo prima, così. Stessa cosa qui, basta, stop, va bene? Adesso ci montiamo tutto il resto e ci vediamo dopo. Eccoci qua, ragazzi.
Abbiamo fatto tutto. Controllavo che il perno avesse la giusta direzione. Madonna, quanto è duro! Così deve essere. Bene, pubblicherò, come vi ho appena detto, prima questo e poi vedrete il video del montaggio completo, del montaggio numero 2. Quindi mi auguro che abbiate apprezzato questo video straordinario, però ripeto, dovevo farlo perché sono fatto così, non potevo permettermi di non dirvi questo. Magari poi lo sapevate già, molti di voi non avevano certamente bisogno di Michele, però ecco, se a qualcuno, anche soltanto a uno, ho potuto essere d'aiuto, sono contento. Va bene ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Condividete nei gruppi dedicati i miei appunto video, perché possono aiutare anche altre persone, e ricordatevi che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque ne abbia desiderio di poter comprendere non soltanto quello che faccio vedere, ma anche quello che dico, proprio perché quando si tratta di intervenire con modifiche migliorative di funzionalità, come in questo caso, e stabilità, come nel caso di Iron Man, poi vedremo anche questo, è necessario che si comprenda ciò che io dico. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!